Buongiorno a tutti amici e amiche, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo una pizza con il bordo croccante, sofficissima. Per realizzarla ci basterà una ciotola e un cucchiaio di legno. È morbidissima, buonissima e si prepara davvero in poche mosse. Prendiamo una tazza con 300 g di acqua. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e 10 g di lievito di birra. Facciamo sciogliere il lievito completamente. Il mio consiglio è quello di utilizzare un'acqua minerale a temperatura ambiente. A questo punto possiamo aggiungere gradualmente, quindi non tutta insieme, 500 g di farina. Io ho scelto una farina per pizza. Circa a metà della farina aggiungiamo 10 g di sale. Lo facciamo sciogliere e poi incorporiamo la rimanente farina. Nel frattempo vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se vi piacciono le ricette semplici e a lasciare un like a questo video. Grazie mille! Lasciamo lievitare il nostro impasto per un'oretta, coperto con la pellicola alimentare. Guardate come è diventato morbidoso. All'interno ci sono tantissime bollicine di aria. Utilizzando sempre il cucchiaio di legno facciamo qualche piega. Dopo possiamo semplicemente ricoprire l'impasto con la pellicola e lo lasciamo riposare per un'altra oretta. Come potete notare dalle immagini sembra incredibile, però l'impasto è davvero bellissimo, elastico, idratato, con tantissima aria all'interno. Eppure lo abbiamo realizzato semplicemente con un cucchiaio, mescolando per pochissimi istanti. Vi lascio queste immagini per farvi vedere proprio la bellezza e la morbidezza dell'impasto. Infariniamo la nostra spianatoia e andiamo a fare le pezzature. Con questo impasto possiamo ottenere 2 teglie grandi di pizza, per esempio quelle del forno da 60 cm, oppure se volete fare come me potete fare una teglia grande, quindi 450 g di impasto, e 2 teglie piccole da circa 26 cm da 220 g ciascuna. Spiano la pizza utilizzando semplicemente i polpastrelli, in questo modo. Così otterrò il cornicione un po' più alto e il centro della pizza più sottile. Da notare che tutte le bollicine d'aria restano all'interno. Teniamoci vicina un pochino di farina perché l'impasto è davvero soffice e molto idratato. Ungiamo la teglia, questa è una teglia da 26 cm di diametro, e posizioniamo la nostra pizza. Non abbiate paura di tirare perché l'impasto è davvero super elastico e non si romperà. Guardate le bollicine. Sono queste che poi renderanno il cornicione davvero alto. È super croccante, invece al centro resterà morbida. Se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, ricordate di lasciare un like e di commentare qual è il vostro gusto preferito di pizza.
Io la condisco in maniera davvero semplice: salsa di pomodoro, sale, origano e naturalmente olio extravergine di oliva. Se preferite, anziché l'origano, potete utilizzare il basilico. Anche a me piace spesso variare, però in questo caso con le patatine e i würstel preferisco l'origano. Un giretto d'olio e inforniamo a 220 gradi per 15 minuti. Voilà! Andiamo in forno. Nel frattempo, guardate, dobbiamo far scolare davvero benissimo la mozzarella. La tagliamo e dopo la mettiamo per esempio con degli Scottex, così rilascerà tutta l'acqua che contiene. Questa è una mozzarella fresca che contiene davvero tantissima acqua. Possiamo utilizzare anche una scamorza come questa, oppure anche una provola o un altro tipo di formaggio che a voi piace. Vado a friggere circa 600 g di patatine e poi anche i würstel. In questo caso infatti la cottura non avverrà in forno, preferisco farli fritti in padella e disporli al di sopra della pizza una volta che è cotta. Mi raccomando, se utilizzate i würstel, utilizzate quelli di carne non separata meccanicamente. Questo perché naturalmente ne va della qualità del prodotto. La carne separata meccanicamente viene ricavata dalla carcassa, invece i würstel, diciamo di buona qualità, sono fatti davvero da parti di carne, come per esempio la spalla. Li facciamo soffriggere per circa 2 minutini, utilizzando sempre l'olio in cui ho fritto precedentemente le patatine, e poi li disponiamo su dei fazzoletti per rilasciare l'olio in eccesso. Una volta che le nostre pizze sono pronte, le cospargiamo con la mozzarella e la scamorza. Le mettiamo in forno per 1 minuto, massimo 2 minuti, finché si sarà sciolta la mozzarella. E dopo finalmente le andremo a farcire con le patatine e i würstel. In questo modo. Naturalmente potete preparare questa pizza come più vi piace. Io questa volta l'ho voluta fare così perché piace tanto ai bambini, ne vanno letteralmente matti, però mi raccomando e vi ricordo, se utilizzate i würstel state attenti alla qualità del prodotto che acquistate. Questo è un mio consiglio personale. Fare la pizza in casa è sempre una grande gioia, è sempre buonissima. Adesso tra un po' vi farò sentire anche la croccantezza. Avete visto? Fa decisamente cric croc all'esterno, però è sofficissima. Adesso la taglio e vedrete. E voilà, ecco a voi quanto è soffice questa pizza. Spero che il video vi sia stato utile. Mi raccomando, ricordate di lasciare un like e di commentare. E se vi va, potete anche condividere la videoricetta con i vostri amici, così mi aiuterete a far conoscere il mio canale anche ad altre persone. Un abbraccio, un bacione e alla prossima videoricetta. Ciao!